Il 20 febbraio 2015 sono stati approvati i primi decreti attuativi del Jobs Act. Abbiamo sentito dire, sia da parte del governo Renzi sia da parte dell'opposizione, che il Jobs Act è la più importante riforma del lavoro degli ultimi anni. Ma cosa cambia per noi? La risposta del governo Renzi è chiara. Con il Jobs Act è la volta buona per far ripartire l'Italia. Nessuno sarà più lasciato solo. Ci saranno più tutele per chi perde il lavoro e parole come mutuo, ferie, diritti e buona uscita entrano nel vocabolario di una generazione che ne era stata esclusa. Eh sì, perché secondo il governo il sistema avrebbe bisogno di flessibilità. In un mercato del lavoro con troppe regole, le imprese non assumono perché comporta dei rischi e così la disoccupazione aumenta e la cosiddetta azienda Italia perde competitività. Siccome alla fine le imprese di flessibilità ne hanno bisogno, la vanno a pescare in un bacino di precari senza tutele. Lasciando il mercato libero di agire, risolveremo così di colpo non solo il problema della competitività del paese, ma anche quello della disoccupazione e dell'ingiusta divisione fra lavoratori garantiti e lavoratori precari. Wow! Finalmente un governo con le idee chiare e che finalmente vuol porre termine alla precarietà. Ma quindi il Jobs Act cancella i contratti atipici? In realtà no. Lo sfoltimento della giungla di contratti atipici è una grande bufala. Viene eliminato soltanto il Co.co.pro, che però continua ad esistere in quei settori dove è prevista la contrattazione collettiva, mentre rimangono tutti gli altri, e anzi, alcuni sono ancora più convenienti. Verrà incoraggiato l'uso dei voucher per il lavoro accessorio, ma soprattutto è già stato incentivato il contratto atipico più frequente di tutti, quello a tempo determinato. Infatti è stato definitivamente eliminato l'obbligo di giustificarne l'utilizzo, aumentato il numero di rinnovi possibili ed estesa la durata. Stesso discorso vale per l'apprendistato. Con il Jobs Act un'azienda può assumere molti più apprendisti di prima. Per di più, con il pretesto di razionalizzare viene indebolita anche l'attività di controllo sui luoghi di lavoro. L'ispettorato del Ministero, l'INPS e l'INAIL vengono fusi in un'unica agenzia ispettiva. Un'operazione di sicuro risparmio per lo Stato, ma di dubbio beneficio per i lavoratori. Ho capito. Quindi i contratti precari rimangono. Però almeno abbiamo un nuovo contratto a tempo indeterminato che garantirà tutele crescenti. Il nuovo contratto è indeterminato solo nel senso che chi lo stipula non ha alcuna certezza sul suo futuro. D'ora in poi, anche nel caso in cui un giudice riconosca un licenziamento come illegittimo, e solo in questo caso remoto, un lavoratore riceverà un misero indennizzo pari a 2 mensilità per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 24, e si scorda definitivamente il reintegro previsto dall'articolo 18. Torneremo nel posto di lavoro solo nel caso di licenziamento discriminatorio, che però finora non si è mai verificato nella giurisprudenza italiana. Se hanno parificato i precari ai garantiti è solo perché anche il contratto a tempo indeterminato sarà d'ora in poi precario. Inoltre, grazie a un regalino inserito dalla legge di stabilità, gli imprenditori italiani per 3 anni non dovranno pagare i contributi agli assunti col nuovo contratto, a cui penseranno i contribuenti a suon di 8.000 euro annui. Ah, quindi il contratto a tempo indeterminato non è veramente indeterminato, ma precario. Però almeno avremo nuovi ammortizzatori sociali, estesi anche a chi prima ne era escluso. Sì, in effetti con la cosiddetta NASPI si allarga la platea di chi potrebbe usufruire dell'indennità di disoccupazione, ma in compenso diminuisce l'importo, la durata ed il valore contributivo a fini pensionistici. Inoltre, dato che l'articolo 18 non vale più anche nel caso di licenziamenti collettivi, vengono di fatto abolite tutte quelle procedure che, come la cassa integrazione, di fronte ad un'eventuale crisi aziendale garantivano una parziale continuità del salario ed il legame con il posto di lavoro. Adesso ci ritroviamo solo con un misero assegno di disoccupazione, che potremmo ottenere solo dimostrando di star cercando realmente lavoro. In altre parole, se ad esempio rifiutiamo le proposte di lavoro o di formazione professionale che ci gira il nostro centro per l'impiego, perché magari le proposte sono a chilometri da dove abitiamo, sono pagati pochissimo o addirittura non pagati, c'è la possibilità che anche questa piccola elemosina ci venga tolta. E non è finita. Oltre a tutto questo, con i prossimi decreti attuativi, un lavoratore potrà essere demansionato da un momento all'altro e al datore di lavoro sarà anche permesso di controllarlo attraverso i più vari strumenti tecnologici. Ma quindi tutte quelle promesse di non essere lasciati da soli? Forse potremmo almeno sperare che grazie alla riforma ripartirà la crescita e quindi le imprese torneranno ad assumere, soprattutto i giovani. Io non ci conterei. Non hai notato che a dirsi preoccupati delle sorti dei giovani precari sono gli stessi che i contratti atipici li hanno voluti e creati, come l'ex ministro del lavoro Sacconi?
Tutto contento per la riforma Renzi. Questa classe dirigente prima ha creato una situazione di precarietà drammatica e adesso la sfrutta per aggravarla e generalizzarla in nome dell'uguaglianza. E dopo tutti questi anni di controriforme, ti sembra che sia diminuita la disoccupazione, soprattutto per i giovani? La verità è che la disoccupazione giovanile cala solo se cala la disoccupazione generale e le tutele dei lavoratori non c'entrano niente. Se non vuoi credere a me, fatelo dire da Olivier Blanchard, capo economista del Fondo Monetario Internazionale, che ha ammesso candidamente che le differenze nei regimi di protezione del lavoro appaiono largamente non correlate alle differenze fra i tassi di disoccupazione dei vari paesi. Vuol dire che la speranza di ridurre la disoccupazione con il Jobs Act è fantascienza, come lo è il mito della crescita. Questo ve lo potete far spiegare anche dall'OCSE, che dopo tanti anni ha messo in dubbio che la flessibilità del lavoro possa portare sviluppo economico. Dobbiamo mettercelo in testa, il governo Renzi non ha niente a che vedere con le nostre esigenze. La crescita di cui parlano con il Jobs Act è solo quella del nostro sfruttamento. Ma quindi, se non lo fanno per i precari, non lo fanno per i disoccupati e non lo fanno per la crescita, per chi lo fanno questo Jobs Act? Lo fanno per aumentare i loro profitti. Negli ultimi decenni, in tutti i paesi dell'Eurozona, i salari dei lavoratori sono cresciuti molto meno rispetto alla produttività. Di ciò ne hanno giovato soltanto le tasche dei capitalisti, anche e soprattutto nel tanto decantato modello produttivo tedesco. E Draghi, il presidente della Banca Centrale Europea, lo ha detto chiaramente: questa è la chiave per uscire dalla crisi. Ma la verità è che della crisi stanno semplicemente approfittando. Perché con la crisi aumenta la disoccupazione e noi ci ritroviamo a farci la guerra l'un l'altro per spartirci le poche briciole che ci vengono concesse. Il governo ci illude col Jobs Act, sperando di far leva sul nostro individualismo per metterci contro i nostri colleghi e compagni, precari contro garantiti, giovani contro vecchi, donne contro uomini. La logica di Renzi è semplice: lavoratori di tutto il mondo, scannatevi. Ma allora è tutto perduto. Siamo completamente soli, esposti senza alcuna tutela ai capricci dei padroni? Saremo così costretti a farci la guerra tra di noi? No! Dobbiamo ricordarci che ogni tutela, diritto e miglioramento delle nostre condizioni sono stati strappati quando i lavoratori hanno alzato la testa. L'unica risposta possibile ad un attacco così duro da parte dei padroni ce l'hanno insegnata i proletari di Parigi, nel lontano 1848. L'hanno ripetuta insieme agli studenti nel 1968. La pronunciano oggi i facchini negli scioperi della logistica. Lavoratori di tutto il mondo, uniamoci!